Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi volevo sistemare con voi la tastiera di questo strumento qui. Eccolo qua, guardavo nella telecamera e vedevo male, di questo strumento qui, questo K-Tray, il 2015 TDH. Si chiama 2015 TDH perché misura anche la distorsione. Si è sganciata in qualche maniera la tastiera, sicché premendo questi tasti qui praticamente devo quasi infilarci l'unghia dentro. Spero che non si sia rotto niente dentro, magari alle volte le plastiche invecchiano, si spezzano, che magari per qualche motivo suo si sia sganciata e così magari si fa presto a questa, tra virgolette, riparazione. Già che ci sono, ve lo presento e ve lo faccio vedere come funziona come misuratore di distorsione. Fa sia misuratore di distorsione che come generatore audio, ha due uscite come generatore audio, sicché è bellino, si può impostare le frequenze. Insomma, ve lo faccio vedere. Lo comprai i primi anni del 2000, praticamente quando non avevo l'analizzatore audio HP, poi presi l'analizzatore audio HP, l'8903B, però all'inizio con questo si faceva delle gran belle cosine, sicché continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo che vedete sul banco è un multimetro che ho comprato tanti anni fa, ma non è un multimetro e basta, diciamo, o perlomeno fa più funzione di un multimetro. Allora, siamo abituati ai multimetri che fanno anche il caffè. Questo multimetro, che è piuttosto vecchio, non ricordo l'anno di preciso, ora magari diciamo durante il video do un'occhiata e vi dico anche l'anno di produzione di questo multimetro. Era un multimetro particolare, prima di tutto perché fa diverse funzioni, quale la frequenza, anche la temperatura, prova le termocoppie, insomma fa veramente diverse funzioni. È un multimetro a 6 cifre e mezzo, sicché con una precisione notevole, ma poi diciamo il fiore all'occhiello di questo multimetro qui è che è anche un analizzatore audio. Praticamente, se lo vedete anche dalla sigla, si chiama 2015 THD Multimeter, perché fa anche da distorsimetro. Fa da distorsimetro e ci sono anche le uscite audio a bassa distorsione. Sicché diciamo con questo multimetro, oltre a leggere volt, ampere e compagnia cantante come un normale multimetro, possiamo anche testare un amplificatore, perché c'ha l'uscita regolabile e poi c'ha anche, diciamo, gli ingressi e si può usare come distorsimetro. Ma non solo, permette anche di andare a scegliere quante armoniche vogliamo includere nella misura. Sicché è un bel apparecchio. Perché è sul banco comunque? Stringendo, che vedo che scalpitate. È sul banco perché si deve essere allentata, è successo qualcosa alla scheda, perché ora voi non lo vedete, comunque se qui lo premo abbastanza bene, si preme benino qui, però qui quando vado in questi tasti qui, se vedete, per premerli c'ho da andarci con l'unghia, perché vedete c'ho da andare, anche questo non si preme direttamente ma ci devo andare con l'unghia, sicché sembra che la mascherina sia andata indietro. Io spero che sia uscita solo, magari sia sganciata in qualche maniera dal posto e che non si sia rotto niente di meccanico, perché sarebbe una scocciatura. Comunque io direi lo apriamo insieme, guardiamo quello che è successo e poi lo testiamo ovviamente. Qui dietro c'erano le uscite audio, oltre chiaramente alle boccole su retro, perché questi multimetri hanno anche le boccole su retro che si commutano con un interruttore che è sul frontale. E poi vabbè, l'altra presa che serve è una presa RS32
e ci sono, diciamo, le sue cosine, la presa d'alimentazione, ma queste due uscite sono quelle che ho portato io sul davanti, se avete visto, e sono quelle del generatore, sicché ora le stacco praticamente e poi svito tutto. Le scollego e comincio intanto a svitare le viti dietro. Poi svito le viti laterali. Questi erano agganci per montarli, per montare l'apparecchio in alcuni rack. Ce l'ho lasciati perché se no, come vedete, è brutto sotto. Non credo che andassero smontate tutte e due, però siccome non mi ricordo come si apre, e praticamente allora lo faccio. È male di poco, diciamo. Ora non si vedono, comunque ci sono due vitine, una è qui e una è subito sopra. Cacciavite adatto. Levo quella di sopra, anche se non la vedete non è la morte di nessuno, e poi lo capovolgo e vediamo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. E questo è l'apparecchio. Ora ve lo giro. Come vedete la roba non manca. Erano ovviamente apparecchi nati per durare. Queste sono le boccole posteriori riportate, diciamo, sul posteriore, perché si poteva, per alcuni scopi ovviamente, decidere di usare le boccole, diciamo, posteriori. Allora, vediamo un po' qui come siamo messi, perché è questo che si è mosso. Vediamo se non, vediamo di non tapparvi. Infatti questo qui, se vedete, si è allentato. Questo qui praticamente il frontale viene via. Ora provo a tirarlo giù e vedo di fissarlo, poi ci rivediamo e vedo com'è fatto e ci rivediamo. Banalmente, non mi chiedete come era venuto via, era semplicemente sganciato da qua. Era venuto in fuori come se si fosse sollevato questo e fosse venuto in fuori, diciamo, questa basettina qui. L'unica cosa, lo avevo mandato a calibrare e magari nel trasporto ci sta che non sia stato trattato troppo bene. Comunque ora mi sembra tutti i tasti vadano bene. Lo giro e guardiamo insieme. Ora i tasti sono subito reattivi, prima venivano premuti fino in fondo praticamente prima di funzionare. Sì, meno male, era successo solamente quella cosa lì. Sotto, come vedete, c'è un'altra schermatura e di qua, diciamo, c'è tutta la parte elettronica che non starei a smanettare e a toccare più del necessario, visto che mi ha durato tanti anni. Magari vorrei che ne durasse altrettanti, magari non si sa mai. Uno va a toccare un integrato, una carica elettrostatica e lo brucia. Lo rimonto, ora lo rimonto da me, non vi faccio vedere che ci rimetto le viti, e dopo lo proviamo insieme e guardiamo quello che fa questo multimetro. Allora, ho rimontato il Keithley e ora si fa delle prove, diciamo, come distorsimetro.
questo multimetro l'ho preso perché faceva anche come distorsimetro. In realtà, se date un'occhiata semplicemente al pannello qui frontale, fa anche altre, diciamo, funzioni, fa delle funzioni matematiche e poi può fare diversi tipi di programmazione. Un'altra cosa bellina che c'ha è, per esempio, non tanto scegliere ovviamente il numero delle cifre che vogliamo vedere, lo fanno tutti, no? Però c'è la possibilità di scegliere la diciamo velocità di rinfresco. Vedete qua è veloce, sicché le cifre ovviamente tendono a muoversi, ma ci dice anche se c'è una variazione piccola. Mentre qui a livello medio di solito lo tengo su lento, in maniera che il display, diciamo, sta più fermo. Poi un'altra cosa bellina, oltre a tutte, ripeto, quelle altre cose, alcune cose mai usate proprio, perché io l'ho preso per usarlo come generatore distorsimetro quando non avevo l'HP. Un'altra cosa bellina è nella funzione diodi, prova anche gli Zener fino a 10 volt. Vabbè, meglio diciamo che niente. Ora gli Zener, diciamo che ci sono degli strumentini che li provano. Comunque questo qui fino a 10 volt se li testava, e così uno poteva fare anche una scelta, diciamo, di Zener che avessero tutti, diciamo, la stessa tensione d'uscita, cioè, che stabilizzassero tutti la stessa tensione, ce la farò a dirlo. Comunque dicevo, lo collego all'oscilloscopio. Ovviamente è un 6 cifre e mezzo, ovviamente come display, sicché è più, diciamo, più che preciso, ovvio, anche se ormai comincia a avere qualche anno. Lo collego all'oscilloscopio, vi faccio vedere la funzione come distorsimetro. Allora, ha due uscite praticamente, dove una è solo sinusoidale e un'altra può essere sia sinusoidale che quadra, la 2. Sono invertite, ora ve lo faccio vedere, di fase rispetto una all'altra. Per lavorare, diciamo, come generatore si preme questo tasto qui e si sceglie, ovviamente in questo caso dice l'uscita è off, la mettiamo su on, la mettiamo, poi si va avanti, lui parte con una frequenza bassa, scegliamo 1 kHz, è tantissimo che non lo uso, diciamo, in questa funzione. Andiamo avanti, vedete? È apparso, ovviamente. Possiamo scegliere l'impedenza, in questo caso possiamo, visto che va su un amplificatore, 600 ohm. Scegliamo un'uscita, ci va bene così, diciamo, per fare le prove va benissimo, il livello d'ampiezza d'uscita. Il canale 2 ci dice se lo vogliamo sinusoidale, infatti lo vedete è sinusoidale, o se lo vogliamo mettiamo, lui lo chiama pulse, in realtà è un'onda quadra, vi faccio vedere. Eccolo qua, come avete visto sull'oscilloscopio il secondo canale è diventata, diciamo, un'onda quadra alla stessa frequenza della prima. Ci ritorniamo sopra, a questo punto basta arrivare qua e facciamo che sia sinusoidale anche quello. Vi inquadro l'oscilloscopio e vi faccio vedere che ovviamente è diverso uno dall'altro. Ecco, come vedete i due canali sono in opposizione di fase. Comunque in questa maniera si aveva due uscite comunque abbastanza anche a bassa distorsione nei confronti ovviamente dell'apparecchio stesso. Ora ve lo faccio vedere la distorsione che dava in uscita. Prendo un cavettino e lo collego al distorsimetro. L'uscita 1 lo vado a collegare al distorsimetro che ora vi inquadro. Eccolo qua, sono un po' storto ma insomma si capisce. Come vedete la frequenza è ben precisa, diciamo,
più precisa che della frequenza che tira fuori l'analizzatore audio dell'HP, perché alle volte uno imposta 1000 Hz e tira fuori un kHz 002, roba del genere. Sicché diciamo, la frequenza è molto, molto precisa, la frequenza d'uscita. La distorsione non è ovviamente valida come quella dell'HP, che è 0,00 e rotti, ma siamo intorno allo 0,02, che comunque è più che precisa per gli scopi che diciamo deve fare, e anche per quello poi che legge il distorsimetro, perché il distorsimetro, questo multimetro che fa da distorsimetro, non legge diciamo tutta una serie di cifre decimali come c'ha diciamo questo generatore qui e analizzatore audio, l'8903B dell'HP, sicché diciamo questo ci dà una precisione, non una precisione è preciso anche quell'altro. Questo ci dà una gamma di lettura in più. Diciamo che il Keithley sarebbe più simile a un analizzatore dell'HP di quelli analogici che leggevano un pochino meno. Per andare a misurare la distorsione, ovviamente, se abbiamo un accessorio come questo ci torna meglio, perché così almeno possiamo inserire direttamente il BNC. Comunque, per misurare la distorsione si va nel menu della distorsione e ci sono varie opzioni. Qui possiamo scegliere o la TDH più N, cioè TDH più noise, più rumore, distorsione più rumore se lo vogliamo dire in italiano, oppure possiamo scegliere solamente distorsione. Poi andiamo avanti, ci fa scegliere se vogliamo impostare noi una frequenza precisa o se vogliamo che lui, diciamo la frequenza che ci andiamo a mettere a misurare, se la scelga da sé, lo lasciamo su auto ovviamente. Poi questo qua è una schermata che appare solamente quando scegliamo TDH, perché questo numero qui che vedete è il numero delle armoniche che possiamo andare a scegliere. Possiamo scegliere da 0 armoniche, che ovviamente non misura niente, oppure 3 armoniche, 4 armoniche, 2 armoniche, quello che vogliamo. Di solito io lo lascio su 9 armoniche, che è più che sufficiente. Questa funzione torna comodo perché va a misurare solo il rumore, però elimina praticamente alcuni disturbi che ci possono essere, sicché diciamo se la distorsione è bassa o se ci sono un pochino di rumori si lascia su TDH, se no come per dire l'analizzatori audio dell'HP 8903 che misura TDH più noise, possiamo anche impostare questo su TDH più noise, però come si dice, l'analizzatore dell'HP poi ha più filtri, sicché se la distorsione è piuttosto bassa, lui, se mettiamo su TDH più noise, potrebbe falsare la misura, sicché di solito quando c'era una distorsione molto bassa usavo TDH e basta, e più impostavo le armoniche, e dopo vediamo che comunque funziona bene in questa maniera qui. Poi andando avanti possiamo avere o la distorsione in percentuale, sono andato troppo avanti, o la distorsione in percentuale, oppure in dB, ovviamente di solito la lasciamo in percentuale. Poi questo qui sono i filtri, praticamente non si usa nessun filtro a cose normali, o se no ci sono dei filtri che sono filtri di pesatura, come ci sono sull'analizzatore audio, diciamo, dell'HP. Questo ne ha qualcuno di più praticamente. Comunque a cose normali non inseriamo nessun filtro perché è la distorsione vera. Premiamo un'altra volta e lui praticamente è pronto per fare una misura. Allora, usiamo questo strumento qui per fare la misura, ve lo faccio vedere. Usiamo questo perché poi abbiamo la possibilità di inserire delle armoniche, sicché di simulare una distorsione.
così come è, lui ha una distorsione non bassissima, ma insomma una distorsione nemmeno troppo alta, che è 0,06. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, 0,06, e andiamo a vedere se la stessa distorsione ce la va a misurare il Keithley. Inserisco il BNC e ecco che legge la distorsione 0,06, che diciamo, a parte le ultime cifre che sono un po' ballerine, comunque 0,06, quello che ci interessava a noi. Simuliamo una distorsione un pochino più alta e vediamo se la va a leggere. Per simulare una distorsione più alta inserisco le armoniche e con questo segnale qui di distorsione sulla terza armonica dovrei avere circa, con questi 11 millivolt picco picco rispetto al resto del segnale su 4 volte picco picco, una distorsione dello 0,3% circa. Vediamo se è vero. Eccolo qua, una distorsione dello 0,3%, e andiamo a vedere come lo misura il Keithley. Lo inserisco, è una distorsione di 0,298 circa, sì, che 0 si può dire uno 0,3. Se la distorsione, che così è un pochino più alta, andiamo a impostare, invece che TDH, andiamo a mettere, torniamo indietro, invece che TDH andiamo a mettere TDH più N. Se andiamo a vedere, come vedete, con TDH più N non mi fa più scegliere quante armoniche voglio, e vedete che segna 0,3, che è praticamente il solito discorso che dicevo prima. Se la distorsione è piuttosto bassa è meglio usarlo in quell'altra maniera, e se la distorsione è alta si può usare così. Aumentiamo ancora la distorsione, ecco qua, aumentiamo ancora la distorsione, vediamo se non vi passo davanti. Portiamo la distorsione importante vicino, diciamo, all'1%, così è una distorsione di circa l'1%. Abbiamo la conferma e vediamolo sul Keithley. Inserisco il cavettino, ci pensa, eccolo qua, una distorsione dell'1%. Andiamo a vedere se io ora cambiassi i parametri in distorsione, se lo metto normale, vedrete che, diciamo, cambia poco, che la distorsione ora è alta, e ovviamente leggerlo in una maniera con 9 armoniche o leggerlo in un'altra maniera cambia poco. Casomai penso che cambia una cosa che non ho mai provato, ma sicuramente dovrebbe cambiare, se io vado a ridurre il numero delle armoniche. Infatti, se io ho troppe poche armoniche non me le va a misurare, bisogna che io vada a mettere, mi pare che questo era sulla terza armonica, non ricordo bene, proviamo un po', Infatti, sicché era grosso sulla terza armonica, e tutto quello che è sotto non me ne andrebbe a leggere. Comunque, ecco, questo ha anche la possibilità di scegliere quante armoniche andare a testare. Io ripeto, lo lascio, si fa la prova su 9, perché si è visto che è più, diciamo, che sufficiente, e anche se lo mettessi su tipo su 19, che non serve, non cambia niente, che diciamo 9 armoniche sono più che sufficienti per l'uso che ne va fatto. Una cosa importante di questo multimetro qui, che è bellino, che a me mi piacciono gli strumenti, sono un pochino più scomodi, ma sono comodi se uno sbaglia qualcosa. Se lo spengo, se io qui ora ho impostato dei parametri e mi sono legato in qualche maniera,
basta che lo spenga, lo riaccendo, riparte da zero. Invece c'ho un oscilloscopio per esempio della Siglent nuovo a 12 bit, che quello, se uno lo spenge e lo rimette in moto, i parametri rimangono quelli, se no chiaramente c'è un pulsante per ripartire, comunque per ripartire da zero. Però farebbe comodo, perché per esempio se uno ha sbagliato dei parametri per l'FFT e ci si è confuso, dopo per rimetterlo in careggiata ci vuole un pochino più di tempo. Allora, abbiamo visto che questo multimetro qui 6 cifre e mezzo vecchio fa anche la funzione di generatore a bassa distorsione e analizzatore audio, praticamente da distorsímetro. Questo apparecchio qui io non l'ho comprato nel 98, l'ho comprato qualche anno dopo i primi anni del 2000. Comunque questo apparecchio qui, se non mi sbaglio dalle ricerche che ho fatto, era talmente azzeccato che è rimasto in produzione per quasi 20 anni, sicché ovviamente se ne trova ancora sul mercato dell'usato a prezzi accettabili, e chi non ha un distorsimetro può essere un'alternativa praticamente. Allora, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Abbiamo visto che fortunatamente la tastiera si era sganciata e basta, sicché l'ho rimessa a posto in 4, come si dice in Toscana, in 4 balletti l'ho rimessa a posto, e voi avete visto come è fatto dentro quell'apparecchio lì, e poi abbiamo provato insieme le funzioni come diciamo misuratore di distorsione e generatore, e si è visto che nonostante la veneranda età va ancora molto bene. Poi è molto compatto e sicché è un bel apparecchio consigliato, così magari qualcuno lo trova sul mercato dell'usato, uno che vuole un ottimo multimetro che fa tante funzioni e vuole anche un misuratore di distorsione in un colpo solo, diciamo, prende due cose. Ho visto che i prezzi non mi sembrano particolarmente elevati. Comunque quello che mi interessava era mettere a posto la tastiera, e già che ci sono abbiamo fatto un video insieme, io e voi. Come al solito, se i miei video vi piacciono, se vi piace quello che condivido con voi, iscrivetevi al canale, perché il canale in questa maniera cresce. Io sono contento perché le iscrizioni crescono, il canale è più visto, e è una cosa, come si dice praticamente, una cosa tira l'altra. Più iscritti ci sono, più il canale viene proposto, più garba, e via discorrendo. E mi fa, diciamo, piacere. Tanto a voi non costa niente, e per me è un premio per quello che faccio, per il tempo, non voglio dire che perdo, ma so, per il tempo che impegno a fare questi video qui, e invece di andare a pescare, che comunque non saprei fare, sicché non ci vado sicuramente. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!